Benvenuti a un nuovo episodio di Le meraviglie del mondo. Oggi vi porteremo in un viaggio emozionante alla scoperta del Marocco, un paese che incanta con la sua storia millenaria, le tradizioni uniche e i paesaggi mozzafiato. Dal maestoso deserto del Sahara alle città imperiali, dalle spiagge sull'Atlantico alla cucina ricca di sapori, il Marocco è una terra che non smette mai di stupire. Restate con noi per scoprire i luoghi più belli, gli aneddoti più affascinanti e le esperienze che rendono questo paese un gioiello tutto da esplorare. Le città imperiali, Fes, Marrakech, Meknès e Rabat, devono il loro nome all'opera delle varie dinastie di regnanti che, in tempi diversi, le scelsero come residenza, aumentandone il fascino durante il proprio regno attraverso importanti interventi architettonici. Considerata la capitale culturale del Marocco, Fes è famosa per la sua medina, un dedalo di vicoli pieni di souk, moschee e antichi palazzi. La Università di Al-Qarawiyyin, fondata nell'859, è la più antica al mondo ancora in attività. Marrakech, nota come la città rossa per il colore delle sue mura, Marrakech è il cuore pulsante del turismo marocchino. La piazza Jemaa El Fnaa è un'esplosione di vita, con artisti di strada, venditori e musicisti. Non perdete i giardini Majorelle, un'oasi di pace che fu di proprietà di Yves Saint Laurent. Meknès, più tranquilla, ma ricca di storia, Meknès custodisce il maestoso Bab Mansour, una delle porte più belle del Marocco. Rabat, la capitale politica e amministrativa è elegante e moderna, ma non priva di fascino storico, con la torre di Hassan e la casba degli Oudaia. Casablanca, poi, la più grande città del Marocco, è il cuore economico del paese e una vibrante metropoli che si affaccia sull'Oceano Atlantico. Conosciuta per il suo mix di modernità e tradizione, la città offre attrazioni iconiche come la moschea di Hassan II, una delle più grandi al mondo, che si erge maestosa sul mare. Il quartiere Abus conserva il fascino dell'architettura tradizionale marocchina, mentre il vivace centro urbano riflette un'anima cosmopolita. Casablanca è anche famosa per la sua storia legata al cinema, grazie al celebre film omonimo, ed è una meta perfetta per chi cerca una fusione di cultura, storia e modernità. Casablanca è anche una città dinamica, con una vivace scena artistica e culturale, tra gallerie, teatri e festival che celebrano l'arte contemporanea e la tradizione marocchina. La sua costa offre lunghe spiagge e la corniche di Ain Diab, ideale per passeggiate al tramonto, caffè all'aperto e ristoranti che servono delizie locali e internazionali. Il Marocco ha una storia affascinante, caratterizzata da guerre e conquiste che hanno plasmato la sua identità culturale e politica. Le prime battaglie di rilievo risalgono all'epoca delle tribù berbere, che resistettero strenuamente alle invasioni fenicie, romane e arabe. La loro resistenza contribuì a preservare elementi della cultura indigena, ancora visibili oggi nelle lingue e tradizioni. Nel VII secolo, l'arrivo degli arabi portò alla diffusione dell'Islam. Dopo secoli di battaglie, il Marocco divenne un califfato indipendente sotto la dinastia Idriside, che fondò Fes come centro culturale e spirituale. Tra l'XI e il XIII secolo, il Marocco fu il cuore di due grandi imperi islamici, gli Almoravidi e gli Almohadi. Gli Almohadi, in particolare, consolidarono un vasto regno che si estendeva fino alla Spagna musulmana, ma furono sconfitti nella famosa battaglia di Las Navas de Tolosa avvenuta nel 1212 durante la Reconquista cristiana. Conosciuta anche come la battaglia dei tre re, Sebastiano I del Portogallo,
Abu Abdallah Mohammed II e Abd al-Malik, la battaglia di Al-Qacer Quibirfu, avvenuta nel 1578, fu uno scontro epocale in cui il sultano marocchino Abu Abdallah al-Malik respinse l'invasione portoghese. Questo evento segnò la fine del sogno espansionistico del Portogallo in Africa e consolidò l'indipendenza del Marocco. L'Islam come fulcro della cultura marocchina. Il Marocco è un paese a maggioranza musulmana sunnita e la religione permea profondamente la vita quotidiana, l'architettura e le tradizioni. L'Islam è stato introdotto nel VII secolo e da allora ha guidato la politica e la cultura del paese. Oltre all'Islam sunnita, sono molto venerati i santi sufi. I mausolei di figure come Moulay Idris, il fondatore della prima dinastia marocchina, sono mete di pellegrinaggio importanti. Parliamo ora di festività religiose. Il Ramadan è il momento più importante dell'anno per i marocchini, seguito dalle feste di Eid al-Fitr, alla fine del Ramadan, e Eid al-Adha, o festa del sacrificio. Durante queste ricorrenze, il senso di comunità e spiritualità è particolarmente forte. Le moschee in Marocco sono non solo luoghi di culto, ma anche capolavori architettonici che raccontano la storia del paese. In questa occasione ne descriveremo alcune. La più grande del Marocco e la settima più grande al mondo, la Moschea di Hassan II a Casablanca, è un vero capolavoro moderno, costruito in parte sull'acqua e decorato con intricati mosaici e legni intagliati. Il suo minareto, alto 210 metri, è il più alto del mondo. La moschea Al-Karawi a Fes, fondata nell'859, è la moschea più antica del Marocco e parte di un complesso che include l'università più antica del mondo, patrimonio dell'UNESCO. La moschea Koubia a Marrakech, del XII secolo con il suo minareto iconico, visibile da ogni angolo della città, è un esempio classico dell'architettura almohade. Parliamo adesso di tradizioni, folklore e feste. Il Mussem di Tantan, ad esempio, è un festival annuale che raduna le tribù nomadi del Sahara per celebrare la loro cultura attraverso musica, danze e gare di cammelli. Preparatevi a immergervi in un mondo di colori, suoni e panorami incantevoli. Ricordiamo inoltre la festa del miele a Imuzze, celebrata nel villaggio berbero di Imuzze. Questa festa onora il miele locale, famoso in tutto il paese. Parliamo adesso delle meraviglie naturali. Nessun viaggio in Marocco è completo senza un'escursione nel famosissimo deserto del Sahara. Le dune di Erg Kebbi vicino a Merzouga sono perfette per una notte sotto le stelle in un accampamento berbero. Gli amanti della natura adoreranno le escursioni nelle montagne dell'Alto Atlante, dove si trova anche il monte Toubkal, il più alto del Nord Africa. Le cascate di Oussou, invece, con i loro 110 metri di altezza, offrono uno spettacolo mozzafiato immerso in una lussureggiante vegetazione e affascinano con arcobaleni naturali e scimmie che popolano la zona. Non si può non parlare del blu di Chefchaouen. Questa città nel nord del Marocco è famosa per le sue stradine dipinte in infinite tonalità di azzurro e blu. Questo colore, che decora case, scale, pareti e porte, per alcuni pare serva a mantenere fresche le abitazioni e a respingere le zanzare, poiché il blu potrebbe essere percepito come acqua stagnante dagli insetti. Passeggiando per Chefchaouen, ci si immerge in un'atmosfera quasi surreale.
La città sembra una tela vivente che riflette la luce del sole e si trasforma a seconda del momento della giornata, regalando un'esperienza visiva unica. Un altro elemento affascinante di Chefchaouen sono i suoi gatti. Questi animali, considerati sacri nella cultura islamica, vivono in simbiosi con la città. Trovarli accoccolati sugli scalini blu, appollaiati sui davanzali delle finestre o intenti a dormire sotto il sole è una visione comune e adorabile. Questi felini sembrano incarnare lo spirito tranquillo della città. Parliamo delle spiagge, dalla vivace Agadir, con le sue spiagge sabbiose, alla pittoresca Essaouira, una città costiera con un'atmosfera bohemienne e un'antica Medina patrimonio dell'UNESCO. Il Marocco ci regala meraviglie naturali uniche. Passiamo ora alle specialità gastronomiche, un tripudio di sapori. Iniziamo con il tagine. Questo piatto tradizionale, cotto in una pentola di terracotta, può essere preparato con carne, pesce o verdure, aromatizzato con spezie come zafferano e cumino. Passiamo poi al couscous, il piatto simbolo del Marocco, servito spesso con verdure e carne, è un must in ogni famiglia. E poi c'è la pastilla, una sfoglia sottile ripiena di carne di piccione, ma più frequentemente pollo o pesce, mandorle e spezie, con un tocco di zucchero a velo e cannella. Il tè alla monte è inoltre il simbolo dell'ospitalità marocchina, tè alla menta che viene servito con grande cura e cerimonia. Per quanto riguarda i dolci non perdete i shebakia, a base di miele e sesamo, e i griba bela, cioè dei biscotti alle mandorle squisiti. Dobbiamo ricordare inoltre che molti film iconici come Il Gladiatore e Lawrence d'Arabia sono stati girati in Marocco. La città di Ouarzazate è conosciuta come la Hollywood del deserto. La letteratura marocchina riflette la ricca tradizione orale e scritta del paese, influenzata da molteplici culture. Tahar Ben Jelloun, scrittore di fama internazionale, è uno degli autori marocchini più celebri. Nato a Fes, ha esplorato temi come l'identità, la spiritualità e l'immigrazione. Il suo romanzo La notte sacra ha vinto il premio Goncourt nel 1987. Driss Kraibi, considerato un pioniere della letteratura moderna marocchina, Kraibi ha scritto romanzi come Il passato semplice, che affrontano il conflitto tra tradizione e modernità. Fatema Mernissi, sociologa e scrittrice, Mernissi è nota per i suoi saggi e romanzi che esplorano il ruolo delle donne nella società islamica, tra cui La terrazza proibita. In conclusione, il Marocco è una terra dove spiritualità, storia e bellezza si intrecciano in un racconto unico. Dalle sue battaglie epiche alle sue opere letterarie, dalle moschee straordinarie ai suoi paesaggi mozzafiato, ogni angolo del paese invita a scoprire nuove meraviglie. Se foste in Marocco, preferireste perdervi tra i vicoli di una Medina storica o ammirare il tramonto nel deserto del Sahara? Fatecelo sapere nei commenti e non dimenticate di iscrivervi al canale per altri viaggi indimenticabili.